Immagina questa scena. È il 1941, l'Europa è in guerra. A Budapest, mentre cadono le bombe, una donna di 32 anni è chiusa in un rifugio antiaereo. Non sta pregando, non sta piangendo, sta leggendo un romanzo in russo. Un russo che ha iniziato a studiare da sola, da zero, solo qualche settimana prima, con un vocabolario trovato per caso in una libreria dell'usato. Quella donna si chiamava Cateau Lomb e nella sua vita ha imparato a parlare, tradurre e interpretare in 16 lingue. 16, non 5, non 10, 16. Russo, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, polacco, cinese, rumeno, ceco, bulgaro, danese, latino, ucraino e ungherese, me li ricordo tutti, eh. Mi sono preparato il copione prima di iniziare, perché, volevo ricordarmi le cose bene, E la cosa che trovo più straordinaria della sua storia non è però il numero di lingue, anche se fa impressione, è come le ha imparate, perché il suo metodo non prevedeva classi intensive, non prevedeva, tutor madrelingua, non prevedeva soggiorni all'estero, prevedeva essenzialmente 2 cose: libri e curiosità. In questo video vi racconto la sua storia e il suo metodo e soprattutto il concetto che sta dietro, okay, che è un concetto senza tempo, valido oggi più che mai. Quindi restate con me ragazzi. Allora, chi era Cateau Lomb? Cateau Lomb nasce nel 1909 in Ungheria e si laurea in chimica e fisica, quindi non in lingue, non in letteratura, in chimica. Quando finisce l'università siamo nel pieno della cosiddetta Grande Depressione, e trovare lavoro è quasi impossibile. Cateau si accorge di una cosa molto pratica: le persone che parlano inglese trovano lavoro, quelle che non lo parlano no. Quindi cosa fa? Decide di imparare l'inglese, okay, ma come? Non c'è internet all'epoca, non c'è YouTube, non ci sono le app, non esistono corsi online. Lei prende un romanzo in inglese, se lo mette davanti e comincia a leggere, senza corso base, senza grammatica preliminare, cioè direttamente un romanzo, okay? E questo, come vedremo, non è un caso, è esattamente il suo approccio. L'inglese funziona, il suo metodo sembra funzionare. Quindi poi va avanti e arriva il russo, studiato nel rifugio antiaereo, poi il rumeno, il cinese, il giapponese, quindi anche lingue insomma non tutte facilissime da imparare. Ogni lingua ha una sua storia a sé, sempre però con lo stesso principio di fondo. Nel 1970 Cateau pubblica un libro intitolato Polyglot: How I Learned Languages. In Ungheria questo libro fa il botto, cioè va bene, va molto bene. Genera centinaia di lettere e dibattiti sui giornali, perché quello che Cato scrive va contro tutto quello che si insegna a scuola. Lei muore nel 2003, a 94 anni, dopo una vita intera come interprete simultanea. Era, secondo molti linguisti, la donna più poliglotta della storia. E la cosa più bella è che non si è mai considerata dotata per le lingue. Anzi, lei ci teneva moltissimo a sfatare proprio questo mito, il mito del talento, chiamiamolo così. Cioè, prima di entrare nel merito, dobbiamo abbattere un muro che probabilmente vi portate dietro anche voi da anni. Quante volte avete sentito o pensato: "Ah, io non sono portato per le lingue", oppure: "Lui è più bravo con le lingue, io no", come se fosse questa, una motivazione, una scusa per non imparare, "Io non ce la faccio, non sono portato", no, oppure un'altra che sento spesso: "Dopo una certa età non si impara più". Catolomb dedica un intero capitolo del suo libro a questa questione e la sua risposta è netta: il talento per le lingue non esiste sostanzialmente, o meglio dico io, esiste ma non è poi così rilevante. Non esiste cioè come capacità innata fissa che avete o non avete. Quello che esiste è
un'equazione, chiamiamola così, molto semplice: tempo investito più motivazione diviso inibizione, chiamiamola così, inibizione, cioè, il s il non volersi buttare, no, il sentirsi inibiti è uguale al risultato. Pensate, perché l'ho chiamata un'equazione? O meglio, una frazione, okay, chi di voi ha studiato matematica si ricorderà le frazioni, c'è il numeratore e c'è sotto il denominatore, okay? Quindi tempo investito più motivazione diviso inibizione, che è sotto il denominatore, no, immaginatevela proprio come una frazione, no, uguale risultato. Ora vediamo questi elementi. Il tempo: quante ore dedicate davvero alla lingua ogni settimana? Non quando riesco, ogni settimana, come se fosse un appuntamento fisso. La motivazione, l'altro aspetto. Perché state imparando questa lingua? Avete un motivo vero, concreto, personale? Che ne so, un amore, un lavoro, un sogno, una serie che volete guardare in originale, una serie TV? E poi dicevamo c'è il denominatore, no, quello che abbiamo chiamato l'inibizione. Ed è quello che, essendo denominatore, divide e abbassa il risultato, no, quindi e cos'è questa inibizione? L'inibizione è, ad esempio, la paura di sbagliare, può essere la vergogna dell'accento straniero, può essere quel blocco che vi fa stare zitti quando invece potreste parlare. E Catolomb lo dice in modo che non dimenticherò mai. Dice: "Siate fermamente convinti di essere dei geni linguistici". Cioè fate questo gioco mentale, convincetevi di essere dei geni linguistici. E se i fatti dimostrano il contrario, non date la colpa a voi stessi, date la colpa alla lingua, ai dizionari o al libro, mai a voi stessi. Perché il problema non è quasi mai il cervello, è il blocco psicologico, il problema è l'autosabotaggio, no, è la voce che dice: "Non sono capace", ancora prima di provare. Quello che distingue chi impara bene da chi impara male è spesso la disponibilità a sembrare stupidi per un po', a fare errori, a dire cose storte e andare avanti lo stesso. Tutti abbiamo sperimentato questo all'inizio, quando stavamo imparando una lingua. E quindi, se voi fate queste cose vedrete che il risultato, quindi tempo, tanto tempo, poca inibizione, okay? E motivazione, tempo più motivazione e poca inibizione vi portano a un risultato che sarà elevato. Se voi anche ci mettete il tempo, ci mettete la passione, la dedizione, la motivazione, ma vi sentite inibiti, avete paura, la famosa paura di parlare, no, quanti video ci sono su YouTube che dicono, "Ho paura di parlare", no, perché uno e perché ci son tanti video? Perché essendo una delle cose più cercate, chi fa contenuti lo sa e va a fare video apposta su quei contenuti, no, quando voi su YouTube trovate sempre 1 miliardo di video su un argomento è perché quell'argomento effettivamente è molto cercato da chi impara. E se voi avete tutte le cose che servono, però vi sentite inibiti, dicevamo è al denominatore, quindi abbassa tanto il risultato. Quindi dovete considerare tutti e 3 questi aspetti. Tempo, dedicarci il più tempo possibile, con costanza direi io, perché è meglio 10 minuti al giorno che 2 ore una volta a settimana. Motivazione, che è quella che ti spinge ad andare avanti, a essere concentrato, a fare le cose bene, e poi meno inibizione possibile, okay? E questo, secondo Catulomb, è uno dei segreti per riuscire a fare quello che lei ha fatto. Poi dobbiamo parlare dell'approccio. L'approccio di Catolomb è un approccio tutto basato sull'acquisizione naturale della lingua ed è questo uno dei motivi per cui ci tenevo così tanto oggi a parlarvi di lei. Sapete che il mio canale è tutto incentrato sul concetto, sull'approccio di acquisizione naturale della lingua e sapete anche che vi ho parlato spesso della differenza fra approccio e metodo. L'approccio è più generico, più generale, no, l'idea è che la lingua vada acquisita e non studiata. Di metodi poi basati sull'approccio, metodi specifici ce ne possono essere tanti. Ho fatto un video molto bello su Heinrich Schliemann, ehm, dove
vedevamo come faceva lui a imparare le lingue, oggi vediamo come faceva Catulomb, ma che fra l'altro, attenzione, questo ci tengo a dirvelo, non vi sto spiegando qual era il metodo di Catulomb perché voi dovete imitare questo metodo, perché comunque Catò era, una donna vissuta in un'epoca ormai passata. Non aveva gli strumenti che abbiamo oggi, non aveva YouTube, non aveva certamente l'intelligenza artificiale, non aveva tante cose. Se oggi lei fosse, viva e presente oggi e dovesse fare oggi quello che ha fatto in passato, sicuramente anche lei aggiornerebbe il proprio metodo, tenendo però quell'approccio. Lei cosa aveva all'epoca? Aveva i libri e quelli usava. Quindi ecco, non, prendetelo come: "Ah, lei usava i libri, allora anch'io devo usare i libri." No, perché, può essere considerato un metodo, se vogliamo, superato oggi. Ma non a livello di approccio, è superato a livello di strumenti pratici. Oggi ci sono altri strumenti migliori, più veloci, più efficaci, okay, che lei non aveva, però dobbiamo capire qual era l'approccio alla base, perché quello è quello che oggi vi voglio trasmettere e che è molto importante. E quindi è il punto che voglio che portiate a casa oggi da questo video, okay? Quello che Cateau Lomb ha fatto non è semplicemente un metodo fra i tanti, è la testimonianza storica di qualcosa che voi già in realtà conoscete bene, cioè l'acquisizione naturale, l'approccio immersivo, come vi dicevo, no, come sapete in questo canale io sono un fautore, questa parola bella, ricordatevela, fautore, cioè uno che spinge verso qualcosa, no, che promuove qualcosa. Sono un fautore convinto di questo approccio. Ne abbiamo parlato molte volte, abbiamo visto che non sono contro la grammatica assolutamente, la grammatica può essere un catalizzatore dell'apprendimento per l'adulto, ma non deve essere l'approccio primario, non deve essere il punto di partenza e di arrivo, okay, ne abbiamo parlato molte volte. Quindi quello che conta non è lo strumento specifico che usava, quello che conta è il principio che sta dietro, cioè l'esposizione massiccia alla lingua reale, il contatto quotidiano, l'acquisizione per immersione piuttosto che per studio meccanico. E quello è senza tempo. Quello vale oggi esattamente come valeva nel 1941. E quindi veniamo al suo metodo, no, il suo metodo era leggere, leggere bene, okay? Entriamo nel concreto dei dettagli di come Catolomb lavorava, perché sono illuminanti e sono comunque traducibili benissimo nel mondo di oggi. Il cuore del suo metodo è la lettura, ma non quella che vi immaginate, non quella con il dizionario aperto sul tavolo, in cui ogni 3 parole vi fermate, cercate il termine sconosciuto, lo scrivete sul quaderno, tornate al testo. Quello è noioso, avete già perso il filo, vi annoiate, no, quella, dice Lomb, è la lettura sbagliata. La lettura giusta è quella che lei chiama leggere con leggerezza, leggerezza quasi superficiale, almeno nella prima fase. Quindi prendete un libro nella lingua che studiate, iniziate a leggere e quando incontrate una parola che non conoscete, andate avanti, non fermatevi. Fidatevi del contesto e questo è molto importante. Se quella parola è importante, ricomparirà e a quel punto si spiegherà da sola. Il vero nemico dell'apprendimento non sono le parole sconosciute, è la noia, credetemi. Su questo Lomb ha non 10 ma 1000 volte ragione. Quante volte avete provato a leggere un testo e ogni 3 parole vi fermavate perché non conoscevate le parole e poi lasciavate lì perché è noioso procedere così? Invece cercate di capire dal contesto, se capite l'80% va bene, andate avanti, che poi le parole tornano, non serve memorizzarle tutte immediatamente, perché altrimenti è trasformare un'esperienza piacevole in un lavoro. Poi, in una seconda fase, quando avete capito la storia di massima, okay, allora lì diventate critici. Cercate le parole che non capivate, confrontate le strutture grammaticali, scrivete nei margini, sottolineate, fate tutte queste cose. Un libro, dice Lomb, dovrebbe diventare uno specchio di voi stessi, con le vostre sottolineature, i vostri punti interrogativi, le vostre note, non un oggetto sacro da tenere intatto, che non può essere toccato, ci sono tante persone io ricordo anche quando facevo il liceo, facevo le scuole medie, a volte c'erano dei professori che dicevano: "Ah, il libro non va sottolineato, il libro va trattato bene", specialmente una volta, no,
Io ho fatto le scuole negli anni '90, nei primi anni 2000, quando la mentalità era ancora molto, no, conservatrice: "Ah, il libro non va sottolineato." E se guardate i miei libri sono pieni di scritte, di sottolineature, di note a margine, perché è uno strumento vivo che io uso per fare tutte le mie annotazioni, mh? E cosa leggere, okay? Qualsiasi cosa che vi interessi davvero. E qui veniamo a un altro punto molto importante. Nel suo libro Catulomb raccoglie le esperienze di persone che avevano usato il suo metodo. Chi aveva imparato con cataloghi di francobolli, chi con romanzi rosa, chi con manuali tecnici, chi con articoli di politica, cioè di tutto. L'unica condizione è che il testo vi trascini avanti, che la curiosità vinca sulla difficoltà, no? Tradotto in chiave moderna, se amate i podcast, ascoltate i podcast. Se amate le serie TV, guardatele in lingua originale. Se amate i video su YouTube, cercateli nella lingua che studiate, no, il mezzo cambia, il principio è lo stesso di Catulomb, okay? Poi il vocabolario e le cosiddette parole di collegamento. Questo è un altro aspetto molto importante su cui Catulomb si sofferma nel suo metodo. Sul vocabolario, Lomb ha un principio molto chiaro. Non imparate mai una parola da sola. Una parola isolata è come un chiodo che sporge dalla parete senza essere piantato. Basta un colpo e cade. Okay? Una parola incontrata in contesto, invece, con la situazione in cui l'avete trovata e l'emozione che vi ha fatto provare, quella resta. Tante volte ve ne ho parlato nei video di quanto sia importante, e questo lo sappiamo anche dagli studi moderni su come funziona il cervello e su come funziona la memoria. È fondamentale il coinvolgimento emotivo. È come la colla nel cervello che fissa, è come un fissativo. L'emozione per la memoria è come un fissativo nel cervello, e lo abbiamo scoperto proprio questo recentemente, anche nei meccanismi biochimici di come questo funziona. È proprio così, mh? Ehm, e l'OM dice: "C'è un tipo di parole che lei considera cruciali, quanto i verbi e i sostantivi, ma che quasi nessun corso insegna seriamente, e sono le parole di collegamento, quelle che in italiano chiamiamo, connettori. Mi verrebbe da dire filler, ma, poi dobbiamo usarlo in inglese, no, e poi si lamentano che usiamo gli inglesismi. Però tecnicamente vengono chiamati filler. Cosa vuol dire? Praticamente, praticamente è uno di questi fra l'altro, no, sono tutte quelle parole tipo insomma, praticamente, cioè, diciamo, appunto, ecco, figurati, cioè queste parole non cambiano il significato di una frase, ma fanno suonare il vostro italiano naturale. Danno fra l'altro il tempo per pensare, collegano i pensieri, no, segnalano che state parlando come una persona vera e non come un libro di grammatica. Quindi anche per voi che state specialmente all'inizio magari, imparare un bel po' di filler può essere molto utile, proprio perché vi danno il tempo, eh. Io lo sperimento molto anche con l'inglese, quando magari mi devo trovare a parlare in inglese, non parlandolo mai, quando devo parlarlo sono un po' arrugginito, diciamo in italiano. Ehm, e usare tutti questi filler, no, you know, ti danno il tempo, quella microsecondo per parlare, no, I mean, you know, ti danno proprio, non è che ti danno 20 secondi, ma ti basta mezzo secondo che dà il tempo al cervello di pensare alla parola dopo. Quindi, se volete che il vostro italiano, fra l'altro, suoni meno robotico, no, meno da grammatica, osservate queste parole negli italiani che incontrate, nelle serie TV, nei podcast, e piano piano fatele vostre. Un'altra cosa molto interessante di cui parla Catolomb, il microclima linguistico, C'è un concetto quindi nel libro di Catolomb che secondo me è particolarmente geniale, no, ed è proprio quello di questo microclima linguistico. Il macroclima è l'ambiente linguistico in cui vivete. Se siete in Italia, il macroclima è l'italiano e non lo potete controllare, okay? Il microclima invece, quindi vedete macro, micro. Il microclima è l'ambiente linguistico che vi costruite intorno, che costruite intorno a voi.
quello lo potete controllare, lo potete scegliere, lo potete modellare. L'OMB cita il caso degli immigrati ungheresi all'estero. Vivono da anni in Francia, in America, in Argentina, però continuano a parlare ungherese a casa, con gli amici, con i colleghi e hanno il macroclima della lingua locale, ma hanno il microclima ungherese e non imparano mai davvero la lingua del paese in cui vivono. Il contrario però è anche vero. Potete costruire un microclima italiano senza vivere in Italia. Ad esempio, sono piccole cose, cioè non chissà che cambiate la lingua del vostro telefono e del computer, ad esempio, la mettete in italiano. Quindi ogni giorno facendo così andrete a leggere centinaia di piccole frasi, notifiche, menu, è un input costante. Seguite italiani sui social, ad esempio, quindi non pagine di apprendimento dell'italiano, ma italiani veri che parlano di quello che amano. Guardate serie TV e film italiani con sottotitoli in italiano, non nella vostra lingua, perché altrimenti leggete i sottotitoli e smettete di ascoltare, no? E poi c'è il consiglio di Lomb che preferisco in assoluto fra tutti, quello dei monologhi interiori. Questo io lo uso molto, ad esempio, nelle lingue che imparo. Parlate con voi stessi in italiano, non necessariamente ad alta voce, anche nella testa, ma parlate mentre fate la spesa, mentre camminate, mentre siete in macchina. Catò chiama questo autologo, no, né monologo né dialogo, ma un dialogo con se stessi, autologo, molto bello questo questo conio, questo neoconio linguistico. Ehm è sempre disponibile, è gratuito e non vi giudica nessuno, vi sentite solo voi, non non avete paura di parlare che qualcuno vi giudichi. E quanto tempo ci vuole, quanto tempo ci vuole alla fine per imparare una lingua? È la domanda che tutti fanno, no, e l'OM dà una risposta onesta, onesta ragazzi. Lei dice: "Serve un minimo di 10, 12 ore a settimana per avere i risultati concreti, 90 minuti al giorno." Che dici: è tantissimo, no?" Io dico sempre 10 minuti al giorno, perché oggi nel mondo moderno se io vi dicessi 90 minuti al giorno, nessuno di voi lo farebbe. Quindi è meglio qualcosa di realistico nel mondo moderno che niente, perché poi è troppo, no? Però io vi dico, lei diceva che ci vuole 1 ora, 1 ora e mezza al giorno. E se voi guardate tutti quelli che effettivamente impiegano 1 ora, 1 ora e mezza al giorno, poi hanno dei risultati che effettivamente sono un'altra cosa. Ma la cosa più importante in realtà non è neanche il numero di ore, è la continuità, come vi dicevo. Dedicatevi alla lingua ogni giorno. È quello che vi dicevo, cioè meglio 10 minuti al giorno davvero che 2 ore una volta a settimana. Chiaramente è meglio 1 ora al giorno che 10 minuti al giorno, quello sì, ma sappiamo che oggi sono pochi che hanno a disposizione questo tempo. E anche qui entra in gioco la motivazione, no, perché in realtà io vi dico sempre, il tempo in realtà è tutto a vostra disposizione, ma voi decidete a cosa dedicarlo. Se avete altre cose che per voi sono più importanti, va bene dedicare 10 minuti al giorno. Se per voi imparare la lingua è una questione vitale, importantissima, che davvero ci tenete, perché no? Perché non dedicare anche 1 ora, 1 ora e mezza al giorno, no, se potete farlo. Chiaro, dovrete togliere tempo a qualcos'altro, ma la vita è sempre una scelta. Quando dico non ho tempo, sto facendo una scelta, no? Non ho tempo perché ho deciso che qualcos'altro è più importante di quello. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. C'è sempre il tempo. Tutti abbiamo tutto il tempo, no, a disposizione per definizione. Tutti quanti abbiamo 24 ore in un giorno. Noi decidiamo cosa fare in quelle 24 ore. Alcune cose sono obbligate, non possiamo farne a meno. Se dobbiamo portare i bambini a scuola dobbiamo farlo per forza perché è un nostro dovere di genitori, ma se la sera dobbiamo metterci lì a guardare la TV è una nostra scelta, no? Se decidiamo che è importante per noi andare a fare, una gita o è importante per noi andare a fare qualsiasi cosa, una partita a tennis, sono tutte scelte legittime, ma sono scelte. Io decido di dedicare il tempo a una cosa piuttosto che a un'altra, no? E quindi se poi avete poco tempo va bene anche un monologo di 10 minuti, meglio di niente. Se studiate 3 ore il sabato e poi non toccate la lingua per 6 giorni, è come piantare un chiodo a metà, no, senza finire la cosa e dopo basta poco e ricade. Quindi 10 minuti ogni giorno valgono molto più di 2 ore al sabato, okay? E se un giorno siete stanchi, la lettura vi annoia, non smettete del tutto, cambiate modalità. Invece di leggere, ascoltate, invece di studiare, guardate un video, ma rimanete in contatto con la lingua. Il vostro cervello non sa che
è tempo di studio, sa solo che ha sentito l'italiano oggi e questo conta, okay? C'è una frase ragazzi che Catolomb usa alla fine del suo libro, citando Cicerone: "Questi studi nutrono la giovinezza, allietano la vecchiaia, adornano i tempi felici e offrono rifugio e conforto nei momenti difficili". Una donna che ha imparato 16 lingue, vissuta attraverso la guerra, il regime comunista, la vecchiaia, ha scelto queste parole per chiudere il suo libro. Non studiare le lingue è utile per trovare lavoro, ad esempio. Non studiare le lingue apre le porte della carriera, no? No, lei dice qualcosa di molto più profondo. Le lingue nutrono, allietano, adornano, proteggono. Vedete queste parole come sono parole molto più noi invece in italiano abbiamo un termine, un aggettivo molto bello, diciamo pregnanti. Quando una parola, un aggettivo, un verbo, una parola è pregnante vuol dire che è ricca di significato. E le lingue non sono uno strumento, sono una forma di vita, no, una forma di piacere, una forma di bellezza. E quello che Catò ci insegna non è come usare libri per imparare una lingua. Lei ci insegna che l'acquisizione naturale, l'immersione, il contatto quotidiano e autentico con la lingua che amate funziona. Questo è quello che io voglio che voi vi portiate a casa. Funzionava nel 1941 ragazzi, senza internet. Figuriamoci oggi con tutti gli strumenti che avete voi a disposizione, mh? E fra l'altro un'altra cosa molto, molto importante, forse una delle più importanti che ho letto in questo libro e che voglio che vi portiate a casa oggi. Catolom dice una cosa molto, molto importante. Lei dice che le lingue sono una delle poche cose al mondo che è utile sapere anche male, anche poco, okay? Se voi fate il chirurgo non potete conoscerlo poco così e così, perché dovete essere perfetti nella vostra professione. Se fate l'avvocato non potete conoscere le leggi un po' sì, un po' no. Ma se imparate una lingua anche a un livello A2, B1, già questo vi permette di poter andare, comunicare, interagire, magari male, magari poco, magari in modo stentato, ma già vi permette di avere tante esperienze, di creare ponti e di iniziare fin da subito a ricevere questo piacere e questa bellezza che è imparare le lingue. Le lingue sono una delle poche cose al mondo che sono degne di essere imparate anche male, eh. Questo è forse fra tutte le cose che dice questo libro, secondo me forse questa è la più bella in assoluto. Quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate il vostro commento, ci tengo. Sapete che io ai commenti cerco di rispondere il più possibile a tutti, quando posso, perché ci tengo proprio, no, è una forma di interazione, ehm, quindi se avete commenti, curiosità o opinioni anche diverse, ditelo, scrivete che ne parliamo. Il libro, ricordo, si chiama Polyglot: How I Learned Languages, Cato Lomb. Il libro ha un po' di anni, ma probabilmente lo si trova ancora, e secondo me vale ogni singola pagina questo libro, è veramente bello. Quindi ragazzi, a presto, alla prossima. Ciao.